Buongiorno a tutti e benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia collega preferita, Mia. Come stai oggi, Mia? Buongiorno Lucas, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto benissimo. Sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Lucas, sei pronto per una conversazione molto interessante? Sono prontissimo. Oggi parliamo di qualcosa che mi ha cambiato la vita. Almeno la mia vita italiana. Parliamo del mercato. Il vero mercato italiano. Oh, il mercato, che argomento fantastico! Gli ascoltatori che stanno imparando l'italiano devono sapere che il mercato in Italia è una cosa completamente diversa dal supermercato. È un'esperienza unica. Esattamente, Mia. Ascoltate bene, amici. In Italia ci sono mercati all'aperto in quasi ogni città e ogni quartiere. Si trovano in piazza, nelle strade, ovunque. E la cosa più importante è che si può contrattare. Sì, contrattare significa trattare il prezzo. In inglese si dice bargain o negotiate the price. In italiano diciamo contrattare oppure fare il prezzo o trattare. Ascoltate queste parole. Le sentirete molte volte oggi. Perfetto, Mia. Allora, posso raccontare la mia storia? La mia prima vera esperienza al mercato italiano? Sì, non vedo l'ora. Gli ascoltatori sono curiosi. Forza, Lucas! Ok, era un sabato mattina, circa 3 settimane fa. Ero a Bologna, una città bellissima nel nord Italia, famosa per il cibo. Sono uscito presto dall'hotel, erano le 8 di mattina e ho trovato un mercato enorme in piazza. Tantissimi banchi con frutta, verdura, formaggi, salumi, vestiti, scarpe, borse, oggetti di ogni tipo. Che meraviglia! Bologna ha dei mercati bellissimi. Allora, cosa hai fatto? Sei entrato subito a comprare tutto? Ah, no. Prima ho guardato. Ho camminato tra i banchi per capire i prezzi, cosa vendevano, come funzionava tutto, e ho sentito i venditori che urlavano i prezzi, che parlavano con i clienti, che ridevano e scherzavano. Era come uno spettacolo. Sì, i venditori italiani al mercato sono famosi per questo. Sono molto energici, molto allegri, chiamano i clienti, fanno battute, cantano quasi. È parte del divertimento. Ascoltatori, se andate al mercato in Italia, preparatevi a ridere molto. Esattamente. Allora, dopo 20 minuti di osservazione, ho visto qualcosa che volevo comprare. Una borsa di pelle. Bella, grande, color marrone. Era su un banco con tante altre borse e accessori. Oh, una borsa di pelle? E hai chiesto il prezzo? In italiano si dice quanto costa, oppure quanto viene. Sono le prime parole da imparare al mercato. Perfetto, Mia. Sì, mi sono avvicinato al venditore. Era un uomo sulla cinquantina, con i capelli grigi e il grembiule blu, e ho detto con il mio miglior italiano: «Buongiorno, scusi, quanto costa questa borsa?» Bravissimo! Quanto costa questa borsa? Ascoltatori, ripetiamo insieme quanto costa questa borsa? Perfetto! E lui cosa ha risposto? Cosa ha risposto Lucas? Il venditore mi ha guardato con un grande sorriso e ha detto: «Per lei, bella borsa di vera pelle, 80 euro». E io ho fatto così. 80 euro con gli occhi grandi. E lui ha riso. Questo è un classico. Quando il venditore dice il primo prezzo, spesso è alto perché sa già che il cliente vuole trattare. È il gioco del mercato. Si chiama il prezzo di partenza. Esatto. E io non sapevo bene come rispondere in italiano. Mi sono ricordato una frase che avevo studiato. Ho detto: mi sembra un po' caro».
non ha un prezzo migliore? Ottimo. Mi sembra un po' caro significa It seems a bit expensive to me. E non ha un prezzo migliore significa Don't you have a better price? Queste sono frasi d'oro per il mercato. Ascoltatori, scrivetele. Mi sembra un po' caro e non ha un prezzo migliore? E il venditore ha fatto una faccia seria per un secondo, poi ha detto: «Senta, per lei che è un giovane simpatico, le faccio un prezzo speciale. 70 euro. Ma è il minimo, eh?» Le faccio un prezzo speciale è una frase classica dei venditori italiani. Significa I'll give you a special price. E è il minimo significa It's the minimum, the lowest price. Ma è vero? Non sempre. No, non era il minimo. Perché io ho continuato. Ho detto: «Guardi, ho solo 60 euro con me in questo momento. Può andare bene?» Ah, questa è una strategia interessante. Dire che si hanno solo pochi soldi. È vero, Lucas? Avevi solo 60 euro. No! Avevo molti più soldi nel portafoglio. Ma è una tattica. Si dice al venditore che si ha solo una certa somma e si vede cosa succede. Furbo, furbo. Ascoltatori, questa è una tecnica classica. Ma bisogna essere onesti e rispettosi. Non bisogna esagerare. Il contratto deve essere giusto per tutti e due, per il venditore e per il compratore. Assolutamente. E il venditore, sai cosa ha fatto? Si è grattato la testa, ha sospirato forte, ha guardato la borsa, poi mi ha guardato, poi ha guardato di nuovo la borsa, come un attore in un film. Sì, questo è teatro puro. I venditori italiani al mercato sono artisti. Fanno tutto questo per creare suspense, per far sentire il cliente che sta vincendo qualcosa di speciale. E dopo tutta questa performance, il venditore ha detto: va bene, per oggi 65 euro. Ma mi stai rovinando, sai? Perfetto. Mi stai rovinando significa you are ruining me, come se il prezzo basso lo stesse facendo perdere soldi. È un'altra frase classica. E tu hai accettato? Ho esitato un secondo, perché avevo detto 60, ma poi ho pensato che 65 era già un buon prezzo. Ho detto: va bene, affare fatto. E abbiamo stretto la mano. Bellissimo. Affare fatto significa deal done o it's a deal. È la frase finale della contrattazione. Ascoltatori, quando avete finito di trattare e siete d'accordo sul prezzo, si dice affare fatto, con una bella stretta di mano. E sai, Mia, quello che mi ha sorpreso di più non era il prezzo finale, era l'atmosfera. Il venditore era contentissimo, io ero contentissimo. E abbiamo anche chiacchierato un po' dopo. Mi ha raccontato dove comprare il migliore tortellino di Bologna. Questo è il cuore del mercato italiano. Non è solo comprare e vendere, è una conversazione, è una relazione umana. Si crea una connessione. È qualcosa che non si trova nei centri commerciali o nei negozi normali. Esatto! E poi ho girato ancora il mercato con la mia nuova borsa e mi sentivo come un vero italiano. Un po' esagerato, lo so, ma è così che mi sentivo. Capisco perfettamente. C'è una soddisfazione speciale quando riesci a comunicare in italiano in una situazione reale, specialmente quando si tratta di qualcosa come il mercato, che è così tipicamente italiano. Mia, secondo te ci sono regole da seguire al mercato? Voglio dire, per chi non è italiano e vuole provare a contrattare. Bella domanda! Sì, ci sono alcune cose importanti da sapere. Prima di tutto, non tutti i banchi accettano la contrattazione. Nei mercati di frutta e verdura i prezzi sono spesso fissi. La contrattazione funziona meglio con vestiti, borse, scarpe, oggetti di antiquariato, souvenir. Ah, questo è importante. Quindi non posso andare dal fruttivendolo e dire:
Questi pomodori mi sembrano troppo cari. Facciamo un prezzo? Ah 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 ah. Beh, in teoria potresti, ma potrebbe guardarti male. Con il cibo fresco di solito i prezzi sono fissi, ma con gli articoli come vestiti, accessori, oggetti usati, arte, lì si contratta e come? Capito! E come si inizia? Come si apre la contrattazione senza essere scortesi? Allora, primo, sorridi sempre. Il sorriso è fondamentale. Secondo, saluta sempre il venditore. Buongiorno o buonasera a seconda dell'ora. Terzo, mostra interesse nell'oggetto, toccalo, guardalo bene, chiedi informazioni. Quarto, poi con calma chiedi il prezzo. E dopo? Dopo, quando senti il prezzo, non devi accettare subito. Puoi fare una piccola pausa, guardare l'oggetto di nuovo e poi dire una delle nostre frasi magiche. Mi sembra un po' caro, oppure non si può fare di meno, oppure è il miglior prezzo. Quante frasi utili! Ascoltatori, stiamo costruendo il vostro vocabolario del mercato. Ripetiamo le frasi principali. Quanto costa? Per chiedere il prezzo. Mi sembra un po' caro. Per dire che è caro. Non ha un prezzo migliore? Per chiedere uno sconto. Affare fatto. Per concludere, quale di queste frasi volete praticare? Scrivetecelo nei commenti. Perfetto, Lucas. E aggiungo, me lo fa a... seguito dal prezzo che volete pagare. Per esempio, me lo fa a 50 euro? Significa, will you let me have it for 50 euros? È diretto e chiaro. Ottimo. Me lo fa a... Questa mi piace molto. È semplice e diretta. Mia, hai avuto anche tu esperienze al mercato che vuoi condividere? Certo, ho una storia bellissima di quando ero a Napoli, in un mercato nel quartiere Spaccanapoli. Cercavo una sciarpa di lana per mia madre. Ne ho trovata una bellissima, rossa con fiorellini gialli. Che bella! E quanto costava? Il venditore, una signora anziana con i capelli bianchi e occhiali enormi, mi ha detto 30 euro, signorina. Io ho sorriso e ho detto signora, è bellissima, ma per me è cara. Ho già una sciarpa simile e non volevo spendere più di 15 euro. 15 euro? Era la metà del prezzo. Non era troppo poco? Forse sì, ma in queste situazioni si inizia con un'offerta bassa perché si sa che si finirà a metà strada. La signora ha fatto una faccia scandalizzata e ha detto 15 euro, ma questa è lana vera, fatta a mano, non posso. Ah ah ah! Non posso! Come se fosse impossibile fisicamente per lei accettare quel prezzo. Esatto. Poi ha detto le faccio 25 euro, ma è già un sacrificio. Io ho risposto signora, lei è molto gentile, ma non posso superare i 20 euro. È il massimo che ho con me. Ancora la tecnica dei soldi limitati. Sì, ed è stata la chiave. La signora ha sospirato, ha guardato sua nipote che era lì vicino e la nipote ha fatto un cenno con la testa come per dire dai, accetta. E la signora ha detto va bene, 20 euro, ma la compri anche per sua madre, eh? È fatta bene. Adorabile. E hai comprato la sciarpa? Sì, e la signora ci ha messo anche un piccolo rametto di lavanda dentro la busta. Un regalo extra. Ecco, questo è il mercato italiano. Non è solo il prezzo, è tutta l'esperienza umana intorno all'acquisto. Che storia bellissima, Mia! Mi vengono quasi le lacrime. E ascoltatori, notate che sia nella mia storia che in quella di Mia, alla fine tutti erano contenti. Non è una battaglia dove uno vince e l'altro perde. È una danza. Una danza. Mi piace molto questa immagine, Lucas. La contrattazione al mercato è come una danza. Ci sono passi da seguire, c'è ritmo, ci vuole rispetto reciproco e alla fine tutti si sentono bene. Allora vogliamo fare un po' di pratica con gli ascoltatori? Facciamo un gioco di ruolo. Io faccio il venditore, tu fai la cliente. E voi a casa potete seguire e imparare le frasi. Ottima idea, andiamo, sono pronta. Buongiorno, signorina!
guardi questi foulard di seta, bellissimi, vero? Fatti a mano, colori naturali, qualità italiana vera. Ne vuole uno? Buongiorno, sì, sono bellissimi. Quanto costano? Per lei vedo che ha buon gusto. 50 euro. È un affare, creda a me. 50 euro. Sono bellissimi, è vero, ma mi sembra un po' caro per un foulard. Non mi fa un prezzo migliore? Signora mia, 50 euro per la seta vera è già poco. Ma perché lei mi è simpatica, le faccio 45. Non posso fare di meno. Capisco, capisce. Ma io pensavo di spendere circa 30 euro. È possibile? 30 euro? Signora, lei mi vuole rovinare. Questa seta viene dalla Toscana. Guardate la qualità. Va bene, 35 euro, ma è il minimo assoluto, giuro. 30 euro era il mio limite. Ma la qualità è davvero bella. Va bene, 35 euro. Affare fatto. Bravi, bravi tutti. E torniamo alla nostra conversazione normale. Come è andata, secondo voi? Abbiamo usato quasi tutte le frasi chiave. Ascoltatori, avete sentito quanto costano? Mi sembra un po' caro. Non mi fa un prezzo migliore? Mi vuole rovinare. E affare fatto. Perfetto, Lucas. E ascoltatori, notate anche il tono della conversazione. Era amichevole, era rispettoso, c'erano anche risate. La chiave è sempre mantenere un tono positivo e leggero. Non bisogna mai essere aggressivi o maleducati. Assolutamente. Il mercato è un posto di gioia, non di guerra. E parlando di gioia mia, voglio condividere un altro aspetto del mercato che ho scoperto a Bologna. Non solo le borse. Dimmi, cosa hai coperto? Dopo aver comprato la borsa, sono andato alla sezione del cibo e lì, incredibilmente, ho trovato un banco di formaggi. C'erano almeno 30 tipi diversi di formaggio e il venditore faceva assaggiare tutto. Ah sì, questo è un altro bellissimo aspetto del mercato italiano. I venditori di cibo spesso ti fanno assaggiare i loro prodotti. Si chiama assaggio o degustazione ed è gratuito. Non devi comprare niente per assaggiare. Esattamente. E io ho mangiato così tanto formaggio che quasi non avevo fame a pranzo. Ma ho anche imparato tantissime parole nuove. Il venditore del formaggio era come un professore. Mi spiegava tutto. Questo è il parmigiano stagionato 24 mesi. Questo è il pecorino romano. Questo è il gorgonzola dolce. Un corso di formaggi italiani gratis. Ascoltatori, se volete imparare l'italiano attraverso il cibo, e io raccomando questa strategia fortemente, il mercato è il posto perfetto. I venditori amano spiegare i loro prodotti. Sono molto orgogliosi di quello che vendono. È cultura, è tradizione, è famiglia. Il nonno faceva il formaggio, il padre ha continuato, ora il figlio va al mercato ogni sabato. C'è una storia dietro ogni prodotto. Bellissimo! E questo è un ottimo spunto per voi ascoltatori. Al mercato potete chiedere ai venditori la storia dei loro prodotti. Usate frasi come da dove viene questo? Oppure è fatto a mano? Oppure da quanto tempo fa questo lavoro? I venditori adorano queste domande. Ottimo consiglio. Da dove viene questo? Where does this come from? In italiano, da dove viene questo prodotto? Oppure semplicemente di dove è questo? Perfetto! E per le cose fatte a mano, è fatto a mano? Is it handmade? Questa è una domanda importante perché i prodotti fatti a mano hanno spesso una qualità superiore e anche un prezzo diverso. Mia, parliamo anche del vocabolario delle cose che si comprano al mercato. Cosa si trova tipicamente in un mercato italiano? Allora, dividiamo in categorie. Per il cibo.
Frutta e verdura, formaggi e lefani e latticini, salumi e affettati, pane e dolci, pesce fresco. Se siete vicino al mare o al lago, miele, olio d'oliva, vino, erbe aromatiche e spezie. E per gli altri prodotti? Vestiti e accessori. Maglie, pantaloni, gonne, scarpe, borse, cinture, sciarpe, cappelli. Poi oggetti per la casa, piatti, bicchieri, tovaglie, coperte. E nei mercati più grandi o di antiquariato, libri vecchi, fumetti, vinili, oggetti antichi, gioielli vintage, quadri. Che varietà! È letteralmente un supermercato all'aperto, ma con più anima, più carattere. Ascoltatori, volete sapere come si chiamano alcune cose specifiche? Scrivete nei commenti cosa vorreste trovare al mercato e noi vi diciamo come si dice in italiano. Sì, interagite con noi. Siamo qui per voi, per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale e divertente. La nostra community di Wow Podcast Italian è fantastica e ogni commento, ogni domanda ci aiuta a creare contenuti migliori per voi. Esattamente. E ora voglio anche parlare di un aspetto pratico che ho imparato a Bologna. I pagamenti. Come si paga al mercato? Ah, buona domanda! Al mercato molto spesso i venditori preferiscono i contanti. In italiano i contanti si dicono contanti o soldi in contanti o semplicemente cash. Molti banchi piccoli non hanno il bancomat o il POS per pagare con la carta. Questo è importante. Prima di andare al mercato bisogna andare in banca o al bancomat per avere contanti. In italiano il bancomat si chiama bancomat o ATM. Si chiede: c'è un bancomat vicino? Se avete bisogno di trovarne uno. Giusto! E quando pagate potreste sentire il venditore che dice "Hai spiccioli?" o "Hai il resto?" Questo significa "Do you have change?" o "Do you have the exact amount?" I venditori al mercato spesso non hanno molti spiccioli, quindi se avete monete esatte è molto apprezzato. Ah, gli spiccioli? Questa l'ho sentita molte volte. Gli spiccioli sono le monete, i soldi piccoli. Se hai un biglietto da 50 euro per comprare una cosa che costa 3 euro, il venditore potrebbe avere difficoltà a darti il resto. Esattamente. Quindi, consiglio pratico numero 1. Portate contanti al mercato. Consiglio pratico numero 2. Cercate di avere banconote piccole, 5 euro, 10 euro, e monete. Il venditore vi ringrazierà. Consiglio pratico numero 3. Da me. Andate al mercato la mattina presto. La mattina è quando c'è più freschezza, più scelta, e i venditori sono di buon umore perché hanno appena iniziato la giornata. Verissimo. E aggiungo, nel pomeriggio tardi, vicino alla chiusura del mercato, alcuni venditori abbassano i prezzi perché non vogliono portare a casa la merce invenduta. Quindi se non siete in fretta, aspettare può convenire, soprattutto per frutta e verdura. Questo non lo sapevo. Sono un novellino ancora. Mia, tu sei un'esperta di mercati. Ah 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 ah! Non un'esperta, ma sono italiana e sono cresciuta andando al mercato con mia nonna ogni sabato mattina. Per me è quasi una tradizione di famiglia. Com'è bello! Ascoltatori, questo è esattamente il tipo di cultura che si impara quando si studia una lingua. Non solo le parole, la grammatica, ma le tradizioni, i valori, il modo di vivere delle persone. E il mercato in Italia è davvero un simbolo di questo. È un luogo dove le generazioni si incontrano, dove i nonni portano i nipoti, dove i vicini di quartiere si salutano, dove si parla della stagione, del tempo, delle notizie del giorno. Ho notato questo a Bologna. C'era una signora anziana che conosceva tutti i venditori per nome. Chiamava uno Roberto, un altro Mario, un altro ancora Pino. E loro la salutavano con calore, le chiedevano della salute, dei figli. Questa si chiama la rete sociale del mercato.
Prima di Facebook, prima di Instagram, il mercato era il social network della comunità. Ci si incontrava lì, si condividevano le notizie, ci si aiutava a vicenda. Poetico e vero allo stesso tempo. Mia, vogliamo fare un'altra piccola sessione di pratica? Questa volta più difficile. Situation. Voglio comprare un paio di scarpe e il prezzo iniziale è 85 euro. Il mio obiettivo è arrivare a 60 euro. Perfetto, io faccio il venditore questa volta. Pronti? Si comincia. Buongiorno, scusi, posso vedere quelle scarpe lì, le marroni? Buongiorno signore, certo, guardi che belle, pelle vera, suola di gomma, fatte artigianalmente. Le provi. Grazie. Sì, sono molto belle. Quanto costano? Per queste scarpe di qualità così alta il prezzo è 85 euro, ma valgono molto di più, le assicuro. 85 euro. Mi piacciono molto, ma è un po' fuori dal mio budget. Non può farmi un prezzo speciale? Guardi, lei ha occhio, sa riconoscere la qualità. Allora, solo per lei, 75 euro. È già un bello sconto. Apprezzo la sua gentilezza. 60 euro. Può andare bene? Ho solo quello con me oggi, purtroppo. 60 euro? Ma lei mi vuole rovinare. Queste scarpe mi costano più di 60 euro da produrre. 70 euro e non scendo. Parola mia. Capisco. 65 e la ringrazio di cuore. Sospiro. Ha una faccia onesta, sa? Va bene, 65 euro. Affare fatto. E gliele metto in una bella busta, eh? Perfetto, grazie mille. Affare fatto. Bravissimo. Avete sentito? Siamo partiti da 85 e siamo arrivati a 65. Un risparmio di 20 euro. E tutto in italiano. Ascoltatori, siete riusciti a seguire? Spero di sì. E ripassiamo le frasi nuove che abbiamo usato in questo secondo roleplay. Posso vedere per chiedere di vedere qualcosa. È fuori dal mio budget per dire che è troppo caro. Non può farmi un prezzo speciale? Per chiedere uno sconto. Non scendo significa che il venditore non abbassa più il prezzo. Ottimo riassunto. E parola mia è un'espressione forte che significa I give you my word. È come una promessa. I venditori la usano per convincere il cliente che il prezzo è davvero il minimo. Ascoltatori, avete le vostre frasi preferite? Avete mai provato a contrattare in italiano o in qualunque altra lingua? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti, siamo curiosi. Sì, e se avete domande su come si dice qualcosa al mercato, chiedete, siamo qui per aiutarvi. La comunità di Wow Podcast Italian è meravigliosa. Rispondete sempre ai commenti degli altri ascoltatori, praticate insieme, create una rete di apprendimento. Benissimo. Ora voglio parlare di un'altra cosa fondamentale. Il linguaggio del corpo. Al mercato italiano non si comunica solo con le parole. Le mani, gli occhi, i gesti sono parte della conversazione. Ah, i gesti italiani. Tema importantissimo. In Italia i gesti fanno parte della lingua. Non sono decorazioni, sono parte del messaggio. Quando un venditore porta la mano al cuore significa sincerità. Quando scrolla le spalle significa non lo so o non dipende da me. Ho imparato questo a mio discapito. Quando il venditore di Bologna ha fatto questo gesto, avvicinare le dita della mano come se tenesse qualcosa di piccolo e muovere la mano su e giù, non capivo cosa voleva dire. Questo gesto famoso vuole dire ma che vuoi oppure che cosa stai dicendo. È un gesto di frustrazione leggera o di perplessità. Non è necessariamente offensivo, dipende dal contesto e dal tono. Giusto, era scherzoso nel mio caso. E un altro gesto che ho visto spesso, quando una persona porta l'indice verso il basso e lo muove da destra a sinistra, come dire no con il dito. Sì,
Questo significa no, no, no. È un no molto enfatico. In italiano il movimento della testa per dire no è lo stesso che in italiano, ma questo gesto del dito aggiunge forza. Come dire assolutamente no o non ci pensare nemmeno. Interessante. Quindi al mercato, anche senza dire una parola, si può comunicare. Un sorriso, uno sguardo interessato verso un oggetto, un cenno della testa. Esatto. E i venditori bravi sono maestri nel leggere il linguaggio del corpo dei clienti. Sanno quando sei interessato ma vuoi trattare, sanno quando stai per andare via, sanno quando sei quasi convinto. Sono psicologi. Mia, pensi che sia importante per uno studente di italiano andare fisicamente al mercato in Italia o si può praticare in altro modo? È una domanda bellissima. Andare in Italia è sempre la cosa migliore, naturalmente, ma capisco che non tutti hanno questa possibilità. Allora, ci sono alternative. Quali alternative, per esempio? Prima alternativa. Cercare mercati italiani nella vostra città o paese. In molte città del mondo ci sono mercati gestiti da comunità italiane, specialmente in America, Australia, Canada, Argentina. Ci sono mercati di prodotti italiani dove si sente parlare italiano. Ottima idea. Seconda alternativa. Guardare video di mercati italiani su YouTube. Ci sono tantissimi video di persone che visitano i mercati di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Palermo. Si sente il suono autentico, si vedono i gesti, si impara l'atmosfera. Terza alternativa? Praticare le frasi con noi. Ogni episodio di Wow Podcast Italian è progettato per darvi strumenti pratici. Ascoltate, ripetete, praticate con un partner, commentate, fate domande. L'importante è praticare ogni giorno, anche solo per 15 minuti. Perfetto. E quarta alternativa, aggiungo io. Trovate un partner di lingua. Un italiano che vuole imparare la vostra lingua e voi che volete imparare l'italiano. Ci sono app e siti web per questo. Si fa pratica reale, si fa amicizia, si impara la cultura. Meraviglioso! Il Language Exchange è una delle migliori risorse per imparare una lingua. Si chiama scambio linguistico in italiano. 2 persone, 2 lingue, 2 culture che si incontrano. Bene! Mia, quasi alla fine di oggi. Voglio fare un riassunto finale di tutte le frasi più importanti del mercato che abbiamo imparato oggi. Sei pronta? Prontissima, andiamo! Per chiedere il prezzo, quanto costa? Oppure quanto viene? Oppure qual è il prezzo? Per dire che è caro, mi sembra un po' caro, oppure è un po' fuori dal mio budget, oppure è troppo per me in questo momento. Per chiedere uno sconto, non ha un prezzo migliore? Oppure non può farmi un prezzo speciale? Oppure non si può fare di meno? Per fare un'offerta, me lo fa a... seguito dal prezzo. Per esempio, me lo fa a 40 euro? Per dire che hai pochi soldi, ho solo euro con me. Questa è la tecnica del budget limitato. Per concludere l'acquisto quando sei d'accordo, affare fatto. Oppure va bene, lo prendo, oppure mi va bene. Per ringraziare, grazie mille, oppure molto gentile, oppure la ringrazio. Perfetto! Quante frasi utili! E ricordate sempre, sorridete, siate rispettosi, godetevi l'esperienza. Il mercato non è solo un posto per fare shopping, è un pezzo di cultura italiana vivente. Benissimo detto. E ascoltatori, grazie a voi per essere qui con noi oggi. Speriamo che questo episodio vi abbia dato non solo nuove parole, ma anche la voglia di praticare, di esplorare, di immergervi nella cultura italiana. Se avete domande, se volete più esempi, se volete che parliamo di altre situazioni pratiche in italiano, lasciate un commento. Il vostro feedback è il nostro carburante. Ci dite cosa volete imparare e noi lo creiamo per voi. Esattamente.
e se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo con altri studenti di italiano. Più siamo, meglio è. La nostra community cresce grazie a voi. Prima di salutarci, Lucas, domanda finale. Se potessi tornare al mercato di Bologna domani, cosa compreresti? Bella domanda! Sicuramente un altro tipo di formaggio. Ne ho assaggiato uno fantastico, una sorta di formaggio semistagionato con le noci che era incredibile, e forse dei salumi artigianali. Tu cosa compreresti, Mia? Io tornerei al mercato di Napoli dalla mia amica venditrice di sciarpe. E questa volta comprerei 2 sciarpe. Una per mia madre, come la volta scorsa, e una per me. E le chiederei anche la ricetta di quel dolce napoletano che mangiava mentre lavorava. Sembrava deliziosissimo. Noi italofili siamo tutti uguali, il cibo prima di tutto. Va bene, è l'ora di salutarsi. Ascoltatori, grazie ancora e arrivederci a presto su Wow Podcast Italian. Arrivederci! Continuate a praticare, continuate a sorridere e ricordate, ogni parola italiana che imparate è un piccolo passo verso una grande avventura. A presto! A presto!